Siamo di nuovo all'IEX, l'Istituto per le Scienze Neurologiche di Bologna, con la dottoressa Giada Lullini e la dottoressa Sara Castaldini, per parlare di un secondo caso interessante nell'ambito del nostro progetto Enneadi. Dottoressa, vuole inquadrarci questo secondo caso? Bene, ti ringrazio Marco. Allora, il secondo caso che abbiamo selezionato, abbiamo pensato di presentarvi, è il caso di un paziente di sesso maschile di 60 anni che nel 2014 ha avuto un'emorragia cerebrale che lo ha costretto a essere sottoposto a un intervento neurochirurgico, e quindi successivamente in acuto questo paziente è poi stato trasferito presso la nostra struttura complessa di medicina riabilitativa e neuroriabilitazione, prima nei letti dell'ospedale maggiore di terapia semi-intensiva ad alta valenza riabilitativa e successivamente alla casa dei risvegli. Questo paziente era un paziente che in anamnesi aveva l'epatite B e un'ipertensione di tipo moderato. Successivamente al ricovero presso la nostra unità operativa il paziente è poi stato dimesso verso un reparto che si chiama CRG di Byron, dove ha proseguito il trattamento riabilitativo in regime ambulatoriale, e successivamente, come tutti i nostri pazienti che hanno esiti di gravi cerebrolesioni, il paziente è entrato nella rete del PDTA Gracer e poi si è recato quindi a visita nei nostri ambulatori di secondo livello, come appunto tutti i pazienti che hanno appunto necessità di proseguire la presa in carico riabilitativa nel tempo. Quindi questo paziente, in merito appunto alla revisione del suo stato nutrizionale, è stato, diciamo così, valutato e agganciato in regime ambulatoriale, quindi era un paziente che era già presso il suo domicilio. Benissimo. Quindi la condizione del paziente qual era? Allora, il paziente era un paziente che aveva comunque avuto svariati episodi settici, sia di tipo maggiore durante la degenza che di tipo minore durante appunto il rientro al domicilio, ma comunque aveva anche avuto la necessità, in un caso appunto in seguito a un episodio settico, di essere nuovamente ricoverato. Quindi sicuramente quello che caratterizzava questo paziente come problematica clinica, che andava molto a influenzare quindi anche il percorso riabilitativo e diciamo così lo stato di questo paziente, sicuramente era il rincorrersi di stati settici per tutta appunto la durata del percorso riabilitativo. Benissimo. E quindi quali tipi di interventi sono stati applicati? Sicuramente alla visita medica era stato chiesto, il paziente era visivamente malnutrito, un paziente molto magro che pesava mi sembra 55 kg con BMI di 17, quindi sicuramente un paziente che anche visivamente era estremamente malnutrito. Quello che è emerso anche dalla visita del paziente è stato che lui aveva riferito di avere delle problematiche ad alimentarsi, quindi si alimentava poco, in quanto riferiva di non riuscire a deglutire in modo corretto. Pertanto è stato richiesta una valutazione logopedica per fare una valutazione di questo aspetto, perché si sospettava appunto che ci fosse una disfagia. Benissimo, quindi è stato richiesto l'intervento di una logopedista per fare questa valutazione intanto del profilo deglutitorio del paziente. Chiediamo quindi alla dottoressa Castaldini, che è appunto la logopedista, di spiegarci brevemente in che cosa è consistito questo intervento. Ok, una cosa molto importante da evidenziare in questa tipologia di pazienti è che molte volte è presente appunto una deglutizione alterata. Quindi nel momento in cui il paziente ha riferito questa tipologia di sintomi è stato molto importante andare
ad approfondire il quadro per rendere evidente particolari problematiche. E infatti dalla valutazione logopedica poi emerge un quadro di disfagia. Segue quindi un intervento riabilitativo volto a far rientrare questo aspetto mediante ad esempio l'impostazione di alcune posture e manovre che aiutano la dinamica deglutitoria e anche tramite la modifica delle consistenze, che è sempre una cosa molto importante in questi pazienti. Quindi una volta che il paziente si alimenta con consistenze più idonee al suo stato di compromissione della deglutizione, è stato riferito comunque un miglioramento generale rispetto alla quantità di alimentazione introdotta. Benissimo. E quindi in seguito all'intervento logopedico si è passati anche ad un intervento nutrizionale. Esatto. Benissimo. Infatti l'adeguamento delle consistenze ha poi seguito l'intervento della nutrizionista, che si è attivata al fine di valutare il suo stato iniziale di introduzione degli alimenti, in modo da valutare appunto se era opportuno oppure no. E in questo caso si è visto che l'introito calorico era nettamente più basso e per questo motivo si è deciso di rialzarlo fino a portarlo a 2500 kcal al giorno, e andando a bilanciare anche i vari macronutrienti. Benissimo. Complessivamente questo intervento nutrizionale ha sortito un effetto positivo? Sì, certamente. Allora, quello che è emerso è che un paziente, quando l'abbiamo visto prima di fare l'intervento sia logopedico per la disfagia che il successivo intervento nutrizionale, era un paziente che aveva un LCF di 6, era un paziente estremamente dipendente perché aveva la Bartel, che è una scala che noi utilizziamo per le attività della vita quotidiana, aveva un punteggio di 23 e una scarsa tenuta del tronco con un punteggio di 25. Peraltro era un paziente che agli esami ematici aveva 5,6 di proteine totali, 33 di albumina, 21 di prealbumina, 5 di vitamina D e bassi valori di RBP. Quindi sicuramente era veramente necessario andare, oltre ad aumentare appunto l'introito calorico, come ha detto la collega dottoressa Castaldini, a aumentare anche l'introito delle proteine e la supplementazione di vitamina D, tant'è che appunto dopo questi interventi il paziente è stato ripesato, pesava 65 kg, con un BMI di 20, erano aumentate le proteine totali, sono diventate 7, l'albumina che è diventata 43, la prealbumina, l'RBP, la vitamina D è diventata 56, ma soprattutto dal nostro punto di vista la cosa più interessante è stata che l'LCF è passata a un LCF di un paziente normale, quindi di 7-8, quindi un paziente che da questo punto di vista insomma, ha avuto un ottimo outcome. E sicuramente anche dalla storia clinica emerge il fatto che non sono più avvenuti, almeno fino ad oggi, episodi settici maggiori o minori, quindi il paziente non ha necessitato più di ospedalizzazione e quindi ha potuto mantenere lo stato raggiunto sia da un punto di vista nutrizionale ma anche da un punto di vista della, diciamo così, dell'indipendenza della sua vita. Ecco. Benissimo, quindi anche in questo caso il messaggio il take home message. Il take home message è che sicuramente facendo delle valutazioni oculate, non dimenticando appunto che c'è anche l'aspetto della modalità di assunzione degli alimenti in questi pazienti che spesso in seguito a disabilità possono appunto esitare in un disturbo appunto della deglutizione. Quindi lavorare sicuramente in team, avendo una giusta collaborazione tra i vari operatori, può portare all'esito migliore per il paziente. Sicuramente l'aspetto di una buona nutrizione, un buon aspetto nutrizionale è fondamentale per una corretta gestione clinica e benessere del paziente e ovviamente con una migliore performance e outcome da un punto di vista dei livelli di coscienza e comunque dell'indipendenza del paziente. Grazie, benissimo. Grazie, arrivederci. Arrivederci.